Prevelis. Adesso andiamo a fare la spesa e oggi è una giornata bella, picchia il sole già a quest'ora. Ciao. Ecco, qui c'è un fornaio, qui ci sono dei locali, Caffè Neo, si vede in lontananza la Prevelis. Prendo un panino, un po' di affettato giù. C'è vento forte e per questo l'aria è anche limpida. Panino comprato. Prima apre alle 10 e quello sopra vicino a me apre alle 9:30, adesso sono le 9:30 e questo non è ancora aperto. Ecco, spero che si senta, ma c'è vento molto forte oggi e voglio far vedere il cammino. Allora, appena lasciato Picora è molto facile e volevo spiegare un po' come si fa il cammino per arrivare a Rukunas, la spiaggia di Rukunas. Praticamente il sentiero qui è chiamato numero 1 e che porta anche alla spiaggia di Katsuni e Floriano, qualcosa del genere. Comunque è molto semplice, oggi è una giornata stupenda, molto ventosa, bisogna stare attenti al sole, già ieri mi sono un pochino scottato. Niente, su quest'isola è la 7ª volta ed è la 6ª consecutiva. La prima volta che sono stato ad Anafi è stato diciamo un po' casualmente, la cercavo ma non con insistenza. E all'interno di un viaggio per le isole greche, piccolo viaggio, ho passato, se non sbaglio, 3 notti su quest'isola, in cui però sono stato molto bene, mi è piaciuta molto e niente, da allora ogni anno, se posso ritagliarmi un piccolo spazio, cerco di venire e così è stato, a parte il 2018, ma poi dal 2019, compreso anche il 2020 che è l'anno in cui c'è stato un po' un blocco, ma sono riuscito lo stesso ad arrivare con le vari permessi, bisognava compilare un modulo ai tempi della pandemia. E comunque sono ormai 7 volte che arrivo qui. Ecco, qua sto inquadrando il porto. Il porto si può raggiungere da una strada che è sempre questa, poi a un certo punto taglia, mentre c'è una scorciatoia più o meno dove sto inquadrando adesso, quella casa lì un po' da sola sotto Cora, sotto la maggior parte delle case di Cora, e si scende appunto, si vede la strada che scende, a un certo punto si prende a destra e poi si prende a sinistra, ma è indicato per il porto ed è una scorciatoia che ho fatto molto spesso per scendere al porto. Ecco, dal porto sempre, e praticamente dietro questa montagnetta c'è la spiaggia di Clisidi, anch'essa molto carina, molto bella, ma io di solito preferisco Rukunas o le spiagge vicino Rukunas. Ecco, qua il cartello indica a nord Agios Mama, Stavros, Eliporto, Risi. Io solo in un anno
ho fatto il sentiero, adesso non mi ricordo come si chiama, forse il numero 4, il numero 5, che mi ha portato fino a una spiaggia che si chiama Livoskopos. È praticamente una spiaggia, non c'è niente, non c'è nessuno. Mi ricordo di aver fatto molta fatica a raggiungerla, perché il sentiero non era ben tracciato, e io mi auguro e credo, anche spero che abbiano segnalato meglio il sentiero, perché appunto in molti frangenti non si capiva bene dove andare, quindi. E poi è veramente remota questa spiaggia, bellissima, però è remota, ed è una spiaggia, se non sbaglio, di ciottoli, quindi l'ho vista, ma non cerco di tornarci tutti gli anni, ecco. Poi vediamo all'interno di questo viaggio, visto che questa volta farò 9 notti, ne ho appena fatte 3 che sono passate via velocemente, e vedremo se farò anche Livoskopos, non lo so. Qui c'è un complesso di casettine per turisti. Ecco, praticamente a questo punto la strada, a parte la deviazione qui a destra che porta al distributore, ecco, vedete, Cora è stupenda da qua. Poi oggi veramente la giornata ideale, quindi ho scelto di fare il video proprio oggi, perché non potevo chiedere meglio. Allora, adesso, a parte qui a destra il distributore, dritti si scende al porto, via asfalto, diciamo, con la strada, mentre invece sinistra, appunto, come si era segnalato nel cartello, Rukunas e monastero. Praticamente è la strada quella più lunga che porta proprio al monastero. Il monastero è alla base di Kalamos, che è questo monolite. Ho letto su internet che il quarto monolite più alto, il secondo monolite più alto d'Europa, il primo è Gibilterra, e il monastero è alla base, e poi dal monastero c'è un sentiero che invito tutti a fare, che porta fino in cima a Kalamos, è la chiesetta di Kalamiotissa, ed è, secondo me, una delle cose più belle dell'isola, più belle, più affascinanti. Allora, subito qui c'è ben segnalato cartello numero 1, sentiero, in pratica è questo segnato di verde, questa è la strada, però questo segnato di verde, quindi scendendo io farò una deviazione e poi lo riprendo qua. Ecco, praticamente il sentiero fa così, poi qui si biforca in nero a tratteggiato, riprendo la strada, faccio un pezzettino di strada, riprendo il sentiero numero 1 qua, evito quest'ansa che praticamente porta alla spiaggia principalmente di Cazzuni, anche Clissidi si può scendere, però principalmente Cazzuni, Flamuru. Ma questa spiaggia, devo dire la verità, bella, ma la sabbia è più piatta, c'è poca gente. A Nafiche c'è poca gente, non è una novità. Flamuru c'è una casa qui, la casa del dottore la chiamano, non ho mai ben capito la spiaggia, comunque l'ho sempre evitato questa zona. Qui c'è Ex Rukunas, dove anche qua c'è uno stabilimento, una casa diroccata, un po' lasciata andare, ma è tutta sassetti, quindi continuo a Gheirini, adesso lo mostrerò. A Gheirini, qui questa è una spiaggettina molto carina, c'è anche una casa, questa è molto carina, poi c'è appunto Megalos Rukunas, che è questa. Io di solito scelgo di stare qui oppure in fondo, però tutta la spiaggia che ho fatto ieri è bellissima. Ecco, arrivati qui a Gheirini, a un certo punto posso deviare e andare a Micro Rukunas, e poi vedete c'è anche questo sentiero nero che può portare da questa spiaggetta fino anche a Megalo Rukunas. Io di solito sbuco qua. Non è difficile orientarsi, ecco. Questa è la spiaggia di Katalimazza, che è subito dopo. Ci sono anche delle rovine greche, archeologiche, poca roba, ma diciamo la dimostrazione che qui c'era una base
c'era l'insediamento greco, e poi si continua, e tutta questa sentiero appunto che l'uno porta fino qua, che è il monastero Zoodokos Pigi, e poi appunto l'ultimo tratto fino alla chiesetta di Cala Miotissa. Ok, quindi qui subito a destra, e da adesso inizia tutto un sentiero sterrato, piuttosto ben visibile, non è difficile. Comunque si può anche vedere sullo sfondo, si vede molto bene anche la biforcazione. Ecco, quest'anno hanno messo dei nuovi cartellini, quindi probabilmente anche per andare a nord, a Livoskopos, può darsi che abbiano messo una nuova segnaletica, fortunatamente. Ecco, lì si vede bene la biforcazione che porta giù a Katsuni e va verso Clisidi. Io farò invece la parte alta e poi, invece di seguirlo totalmente, mi reinserisco sulla strada. Ok, ciao. Il tempo di percorrenza, mezz'oretta, fino anche alla spiaggia, 40 minuti, ma neanche, non credo. Adesso vediamo, cronometro. Ciao. A un boschetto di fichi d'India tutti gli anni, ma quest'anno hanno pulito, hanno lavorato di più e meno lasciato andare. A Nafi lentamente si sta un po' così adattando anche all'arrivo del turismo, sta dando importanza al turismo, per cui si occupano anche di quelle piccole cose che sinceramente il fatto di vedere incolto questa zona a me non dispiaceva, però un po' forse è la stagione che devono ancora maturare, non lo so, però di solito quasi facevo fatica a passare. Passavo tranquillamente, però quest'anno vedo che stanno guardando anche queste cose, forse per favorire il passaggio della gente, cosa che, diciamo, non è che ad Anafi ci siano tanti camminatori. Io non ho mai avuto, non posso dire che Anafi è frequentata da tanti appunto camminatori che preferiscono il trekking, alla vacanza classica, mare, spiaggia, noleggio dell'automobile. Qui è possibile noleggiare automobili, è possibile noleggiare motorini, però veramente la strada più lunga è 9 km. Ci sono dei sentieri secondo me molto interessanti, non ce ne sono tanti, l'isola è piccola, però prendere la macchina per evitare di farsi 3, 4, 5 km, che in una giornata sono pochissimi, e sfruttare anche questo clima ideale. Adesso fine maggio, oggi è il 28 maggio, le temperature massime sono sui 22 gradi, massimo penso 23, e la notte ce ne sono 18, 17, 18, 19. E sì, certo che venire qui a luglio, agosto, camminare può essere pesante, però il vento è costante, è difficile avere giornate poco ventose, per cui non sono isole portate anche a camminare, secondo me. E poi vabbè, per chi cammina è inutile spiegare la bellezza, i profumi anche che si sentono per le isole, e Anafi non fa eccezione, quindi si sta bene, si fa un po' di sport, è tranquilla, l'isola è sicura, i paesaggi, i panorami sono bellissimi. La biforcazione, quindi in basso per Katsuni e Clisidi, mentre invece
a sinistra per Rokunas. Ecco, continuo, adesso tra poco c'è la biforcazione. Adesso il vento è calato, eccola qui. Ecco, questa è la zona per Katsuni. Qui hanno messo un cartellino, ma per la verità l'uno potrebbe essere anche la parte sopra, e io faccio questo tratto, ma sono passati 10 minuti dalla partenza, che è lì. Volevo far vedere questo. Io tutti gli anni ne porto a casa sempre un po', di solito nel mese di agosto e settembre basta mettersi qui, strofinare, mettersi con un sacchetto sotto, il sacchetto si riempie in automatico. Invece quando è ancora sfiorito, però è ancora verde, il profumo è stupendo, buonissimo, e ricorda l'origano. Portarselo a casa significa portarsi un pezzettino di Grecia e di anafi in un barattolino, e lo uso per condire la carne, di solito i pomodori, le verdure, i pomodori, la carne alla griglia, ecco. Ecco, parlando del mare, un po' di geografia, sud, io sto puntando verso sud in questo momento, non ci sono altre isole, a parte quegli isolotti disabitati, però a sud, tutto a sud, c'è l'isola di Creta. Ecco, sto inquadrando il traghetto che con ogni probabilità è il Prevelis, che è appena arrivato alle 9 al porto di Anafi, e penso che faccia come destino Creta, però non Heraklion ma Sitia. Sidi, che però la spiaggia ancora si intravedono degli alberelli, quella è l'inizio che va sulla destra prima del porto, è la spiaggia di Clisidi, ci sono tutta una serie di sentieri, vedete, molto facile, possibile sbagliare, mentre invece sto inquadrando la spiaggia di Katsuni. Quella casa molto grande, quella villa, è chiamata la villa del dottore perché credo di proprietà di un dottore e probabilmente di Anafi, non so altro. Ciao. Ecco, qui si sta avvicinando alla strada asfaltata e, come vi dicevo, per un piccolo tratto si fa la strada, mentre vi indicherò bene l'indicazione, cioè, anzi no, le non indicazioni per continuarlo. Ok, questo è sulla strada, vedete che c'è anche il piccolo cartellino 1, che secondo me potevano anche metterlo di qua, perché una persona mentre sta tornando indietro potrebbe mancarlo, ed è invece qui. Comunque facile, eccolo qua, il timo in fiore, e qua timo non in fiore. Ok, a questo punto vedete lo spettacolo di Calamos, in cima si intravede Kalamiotissa. Di fronte alla barca ci dovrebbe essere la spiaggia di Flamuru, che appunto non ho mai preso tanto in considerazione perché non si capisce bene l'accesso, e poi non avendo a disposizione altre spiagge più avanti, così non l'ho mai ritenuta un punto, un bersaglio, un obiettivo importante. Ecco, adesso vi indicherò per continuare. Questo è il rosmarino selvatico, sempre buonissimo.
questo è il muretto di una struttura di un hotel che si chiama Ipseli, e appena qua dietro, vediamo, faccio vedere, ecco, molto carino. C'è anche un bar che oggi vedo anche della gente, cosa rara trovare gente in giro. E bisogna seguirlo, continuare ancora. Per continuare, allora si può entrare anche volendo da questa struttura qui subito a destra, ma io ho trovato, ormai mi sono abituato a questo modo di prendere il sentiero. Ok, si continua, per esempio qui il cartellino, l'1 lo danno qui sulla sinistra, appunto si entra in questa struttura. Si può scendere e poi bisogna tornare qui sulla sinistra, tanto è vero che non scendo da quella parte. Allora, il sentiero innanzitutto si vede qui davanti che scende e poi risale, ex Rukunas, ecco, in mezzo a questa vallata, e c'è anche un canneto. Ok, allora adesso inquadro quella porta. Io adesso scenderò, passo da quella porta e si intravede una macchina, non quella sulla destra rialzata ma sotto, e appena prima di quella macchina si gira a sinistra e poi per prendere appunto il sentiero. Da qua non è ben chiaro forse, ma è facilissimo. Ok, allora di solito io a questo cartello, oppure più avanti, scendo. Non è difficile, ovviamente scarpe da ginnastica. Ok, nessuno vi dice niente, tutti, diciamo, se ci fosse qualcuno sanno che comunque state camminando lungo un sentiero o alla ricerca di un sentiero. Non è che state invadendo l'orto. Beh, l'importante è non fare danni. Ok, poi si scende. Ecco, per esempio qua è indicato 1. Io per non far tutto il giro faccio prima così. Adesso qui subito a sinistra, anche qua hanno messo il cartello, ma se una persona cammina, no, hanno messo dei cartellini nuovi. Ecco, in questo caso l'hanno messo anche nel senso inverso. E qui subito, eccolo qua il cartello, monopati, vuol dire sentiero, si inizia a scendere. E questo è il sentiero che continua. Ovviamente questo sentiero non vi conduce a Katsuni, ma direttamente a Rukunas, e poi da Rukunas si continua fino al monastero. Ecco, qua non si può sbagliare. Ecco, vi ero dimenticato il tempo, ho cronometrato, adesso sono 20 minuti dall'inizio del sentiero, praticamente vicino a Cora, 20 minuti. Ma è inutile dirvi di portare sempre tanta acqua, non è così facile trovarla, a meno che non trovate dei locali. A Rukunas c'è una taverna, fuori stagione potrebbe essere chiusa. Comunque l'acqua è sempre importante, almeno 1,5 litri d'acqua di portarsela dietro, e crema solare ovviamente, magari un cappello, buone scarpe, tutte cose abbastanza banali che non dovrei nemmeno, però mi rivolgo un po' anche a chi vorrebbe fare queste cose e non le ha mai fatte. Quindi punto di partenza, l'acqua per sopravvivere e non andare in panico.
qua il sentiero probabilmente c'è stato un piccolo cedimento. Ecco, si vede molto bene che scende nel canneto e poi risale. Io nel 2020 ho rischiato la vita proprio qui ad Anafi e ho tentato mi sono perso praticamente, ho perso l'orientamento. Quell'anno non avevano pulito, non avevano appunto pulito i sentieri, perché era un anno in cui non c'era granché turismo, e mi sono perso, mi sono ritrovato schiacciato superando il canneto sotto questa parete, e che ho tentato di scalare perché arrivavo dal sentiero, stavo tornando indietro. Adesso spiego meglio. Stavo tornando indietro alla fine di una giornata in cui quella giornata ero salito su a Cala Miotissa, ero stanco, cercavo di economizzare con l'acqua, era luglio, quindi faceva piuttosto caldo rispetto adesso, e invece di superare il sentiero in quel tratto, considerate che il canneto era talmente alto che non riuscivo a orientarmi con la continuazione del sentiero. Niente, sono andato un po' in panico, ho voluto lo stesso passare attraversando il canneto, mi sono ritrovato però sotto qui e avevo già considerato che lì ci sarei rimasto anche tutta la notte, perché non trovavo via di uscita. Ho provato anche a rifare il cannetto, ma il cannetto, a differenza di quello che vedete adesso, era molto fitto e già era così, è stato incredibile come possa essere riuscito a passare. Poi quando si va in panico mancano un po' le forze, non si riesce a decidere bene in maniera lucida, e ho tentato di scalare questo muro, forse proprio in questo tratto, ma è tutto friabile, e a un certo punto, quando stavo per arrivare, forse ero da qui, da dove sono adesso, forse ero a un metro e mezzo, un piede dove, diciamo, il sasso dove nel muro che mi dava sostegno per il piede, a un certo punto ha ceduto e io praticamente sono volato all'indietro di schiena. Non so ancora come ho fatto a non rompermi la colonna, la schiena, l'anca, e mi sono ritrovato con la bocca piena di sangue, e mi sono appunto morsicato dal colpo di frusta che ho avuto, mi sono morsicato la lingua, quindi pieno di sangue, mi sono rotto 3 denti, degli incisivi, e dopodiché, quando ho capito che riuscivo a mettermi in piedi, ho invece cercato una via di uscita che poi ho trovato in fondo, scavalcando, entrando in questa proprietà, e poi più avanti c'è una stradina privata che porta alla strada principale. Ecco, questa cosa non volevo raccontarla, ma alla fine l'ho fatto, perché c'è molta gente che sa di questo, ma non voglio spaventare nessuno, perché Anafi è un'isola molto, secondo me, facile, bisogna solamente stare attenti poi in certi frangenti, ovviamente quando si è a strapiombo sul mare, queste situazioni. Però vedete, adesso il sentiero è completamente pulito, aperto. Ecco, considerate che io arrivavo dalla parte al contrario, facevo la strada al contrario, quindi a un certo punto faccio così, avevo una montagna di canne, e io sono riuscito, inserendomi, probabilmente quell'anno lì c'era una feritoia, un passaggio, e sono sbucato nel punto sbagliato. Comunque continuiamo, qui si sale.
Mi sembra di essere nel Messico di Anafi. Ogni volta ci penso. Questo è ceduto. Ecco, questo è il punto da cui si scende. La chiesetta che sto inquadrando si chiama Agheirini. La porta è chiusa ma non ha chiave, quindi si può entrare. Adesso io scenderò, vedete una strada che conduce alla casa, quella spiaggia si chiama Micro Rukunas. Io scenderò, non passerò dalla casa anche se posso farlo, e poi scavallerò e arriverò appunto a Rukunas. Faccio vedere la chiesetta, la porta è aperta. Io di solito accendo sempre una candela. Ok, chiudete sempre bene, come l'avete trovata. Ecco, il sentiero lì scende, risale lì. Io a volte passo anche da l'orto, ci sono degli alberelli, degli ulivi, e poi si continua. Adesso devo dire la verità, il sentiero vero e proprio a volte non lo seguo, però io ve lo spiego così. In entrambi i casi, in ogni caso è sempre facile. Magari se avete dietro anche Google Maps e la cartina, poi se riesco vi indico dove trovare la cartina delle mappe su internet. Ciao! Allora, ho appena detto una fesseria che non è una fesseria, cioè per dove ho intenzione di fermarmi oggi. Farò una deviazione tra poco, evitando di seguire il vero sentiero numero 1, che invece prosegue alto ed è sempre segnalato. Magari per chi non l'ha mai fatto, però nei prossimi giorni indicherò anche quello. Io adesso vi spiego come arrivare all'inizio di Rukunas, che è il punto dove probabilmente starò tutto il giorno in spiaggia. Ok, qua si scende. Ecco, io adesso qui non risalirò, l'ho fatto ieri, quindi sono fresco di aggiornamenti. Allora, il sentiero praticamente continua e sale e va seguito. Io adesso scenderò qui, non c'è indicato bene ma non è difficile, punto quegli alberelli di olivo, passo oppure sto anche alto e mi viene più facile, più veloce arrivare al punto che ho in mente oggi. Adesso vi faccio vedere. Allora, sì, non è proprio il sentiero vero e proprio, però non è difficile. Poi la vegetazione mi sembra più bassa del solito rispetto agli altri anni. Sono già venuto da Anafi a maggio, ma quest'anno mi sembra un po' diverso, oppure sono io che non ricordo più, perché è molto probabile che sia così. Ok. Ecco, qui conviene salire.
come riferimento potete avere un pozzo, questo per le capre o per l'orto. L'orto lì più avanti c'è l'orto, ieri sono passato da lì e ripassiamo anche oggi. Sono appunto gli alberelli che vi indicavo prima, quella è Agheirini, quindi sono sceso e invece di continuare salendo ho preso questa direzione in questa specie di fenditura. Sono tutti riferimenti che credo possano essere utili anche a voi se avete intenzione di camminare per Anafi. Volendo invece, cioè sì, entrando ma poi scendendo si può arrivare alla spiaggetta di Microrucunas, che è molto bella, anche se c'è questa casa a volte abitata, a volte no. Si sente un asino ragliare. Ok. A questo punto io ieri sono sceso da qua così liberamente, free. Adesso arrivo fino alla casa. La spiaggia non è privata, quindi potete stare anche qui. Adesso io prenderò qui a sinistra, però intanto inquadro questo paradiso. Ecco, qui bisogna fare attenzione. Anche qui sotto è molto bello, ci sono stato diverse volte, anche qui mi ero dimenticato. Qui si va un po' a intuito, non è un vero e proprio sentiero, ecco. Anche qui è molto bello. Adesso io preferisco fare la strada di ieri perché questa mi sembra, l'ho già fatta ma non voglio rischiare. Sì, da lì è bellissimo perché si vede la costa, il mare. Questo sembra un sentiero adesso tra poco scenderò sulla destra. Ok, sì, in pratica per evitare il costone qui davanti preferisco fare, anche se meno bello qua, che non si capisce bene cosa fare. Allora si può iniziare a perlustrare, per esempio, visto che qua il sentiero sembra che porti da qualche parte, vediamo se poi continua. Sì, probabilmente fa il giro un po' largo perché comunque la spiaggia è sotto, qua davanti a me. Vediamo, magari facendo così è più facile, più
intuitiva, mettiamola così. Ecco, sì, mi ricordo adesso anche l'altro. Ok, adesso un po' scende e dovrei reinserirmi nel sentiero invece che si vede più tracciato sotto, e in particolare quello sulla destra che porta a quell'angolino di paradiso che ho in mente oggi e che si inizia già a intravedere. Ecco, sì, potrei scendere anche qua davanti a me. Fate attenzione. Ok, il tratto più brutto fatto. Ah, è occupato. E vabbè. A volte si trovano gente che campeggia qui in tenda. Ecco, qua siamo già a Rukunas. Ecco, la strada che vi dicevo che è un po' pericolosa arriva qua sopra, e quindi potete immaginare il paesaggio. Ok, adesso vi dico l'orario, quindi sono partito alle 9:50 e in questo momento sono le 10:40, quindi 50 minuti, considerate anche 10 minuti in meno, visto che con la videocamera in mano ho perso un pochino di tempo in alcune cose, però massimo 50 minuti siete qua. Ciao e a presto. Stupendo, l'acqua un po' freddina. Ogni volta che vengo qua non so se è sempre lo stesso tutto.
mi segue. Dopo il gatto da guardia ho anche il pesce da guardia. Un piatto di calamari. Io qui ho sempre mangiato molto bene anche i calamari. Vediamo come sono questi. Mi ha messo anche delle foglie di cappero. Da noi non si usa tanto mangiare i capperi, le foglie, cioè i capperi sì, ma le foglie no. Invece qui si mangiano molto anche le foglie. Ok, ciao. La cosa che danno alla fine del pranzo quando chiedi il conto, ed è un dolce, a volte servono anche un bicchierino di racchi di rappa locale, e questo è una specie di dolce di sesamo.